Buongiorno, ore 7 del mattino, si parte per un viaggio un po' diverso dal solito, vi spiego. A volte penso che sarebbe più facile intervistare Michael Jordan rispetto a uno dei nostri intervistati abituali. Stiamo per guidare 700 km tra andata e ritorno senza avere la minima idea di cosa troveremo. Ci è capitata sotto gli occhi la storia di Ferruccio, un uomo che trascorre la sua vita nei boschi della Val di Non, vivendo con ciò che gli offre la natura. Wow, andiamo a conoscerlo! Ho esclamato prima che trascorressimo tutta la settimana cercando invano di entrare in contatto con lui con 1000 mail o chiamate senza risposta. Così, non volendo abbandonare questa storia, saliamo comunque sulla Panda senza nessun appuntamento. Direzione? Tuenno. La mia idea era, ma sì, dai, il paese è piccolo, lo conosceranno tutti. Mai sentito? No, non ho mai sentito, sì, però no. Perché io li conosco di vista perché non sono di qua. Ah, ok. Allora cerchiamo aiuto in comune. Ufficio turistico. Giovedì, venerdì e sabato. Gruppo giovani. Niente. Ok, ora proveremo nel bar del paese da questi signori che stanno bevendo vino alle 11:30 del mattino. I signori del bar ci mandano in un altro bar dove incontriamo Mauro. Mauro aiuta Ferruccio a tenere i contatti con il mondo, quindi siamo sulla buona strada. E abbiamo possibilità di trovarlo in una zona, in un ristorante un po' isolato da qui, e quindi ora andiamo esattamente lì. È anche ora di pranzo. Canederli e bigoli al ragù di capriolo ci ricaricano le batterie e la notizia è che a gestire il ristorante è il fratello di Ferruccio. Ci dice che come al solito è in giro per boschi e che prima di sera è impossibile rintracciarlo. Quindi dobbiamo aspettare. Nessun problema. A pochi chilometri c'è lo splendido lago di Tövel, uno di quei posti in grado di addolcire la possibile idea di dover tornare a casa senza incontrare il nostro uomo. Questa possibilità per fortuna svanisce quando, dopo diversi passaparola, ci comunicano che Fero è disponibile ad incontrarci il giorno dopo nella piazza del paese. Perfetto. Abbiamo appuntamento con Fero qui davanti al comune e aspettiamo, speriamo che arrivi. È arrivato, si riconosce subito. Eccolo. Ciao, Io sono Andrea. Come va? Cosa diavolo vogliono da me questi due ragazzi? Penso che abbia pensato qualcosa di molto simile quando ci siamo incontrati quella mattina e onestamente ci sta. Gli abbiamo spiegato che siamo molto affascinati dai diversi modi di vivere e che, se ne avesse avuta voglia, a noi avrebbe fatto piacere conoscerlo. Beh, è bastato dirgli questo e regalargli una bottiglia di Sangiovese per entrare subito in confidenza e invitarci a casa sua. Vivo qua da circa 20 anni. Questa casa era a Rudere del 1500. Tutti i lavori che sono stati fatti l'ho fatto io manualmente da solo. Wow. Ogni angolo della casa è stato costruito con materiali di recupero. Nulla è stato comprato nuovo. Cosa sono questi? Larici Polnex officinalis. Funghi, quindi. Sono dei funghi che crescono sui larici. Tutto ciò che gli serve per vivere, tranne il vino, lo trova nel bosco. L'origano, il melilotto. Guardate la bellezza di questo posto. Non c'è questo. Aspetta, questo ci arrivo. Ben difficilmente. Tipo timo? No, aspetta. No. E questo è il livistico. Ok, a posto, niente. La casa di Fero è incredibile perché in ogni angolo c'è un dettaglio particolare, ce ne sono una quantità incredibile e uno vorrebbe stare qui tutto il giorno per scoprire ogni singolo angolo di questa casa, è bellissimo. Qui che cosa abbiamo davanti?
Lichen irlandico, la sua tisana serve per bronchiti e tossi. Questo è un caffè fatto con la radice del tarassaco. Questo piano della casa è come un immenso laboratorio di chimica praticamente. Non me lo dire, ci arrivo qui. Questo è un mix, cioè sono varie erbe, non è solo No, uno solo. Sì. È il timo serpillo. No, l'avevo detto prima. Quando ha notato che eravamo molto affascinati dalla sua sconfinata conoscenza per le erbe, Che è l'asparago selvatico. ci ha tenuto a mostrarcele una ad una, come fossero trofei. E tu quando stai male, quindi principalmente usi le erbe o hai anche dei medicinali? E quasi sempre mi curo con la natura. Questo era un medico senese, Andrea Mattioli. Andrea Mattioli, con 1400 tavole scritte. E tu ti sei studiato questo libro? Sì, l'ho studiato. Da questi incredibili libri secolari arriva una parte della sua conoscenza. L'altra parte arriva dalla sua esperienza diretta in quella che possiamo chiamare la sua vera casa, il bosco. I drew curved lines on my walls, trying to define what I got. È stato bellissimo perché a un certo punto ci dice: andiamo pure con la vostra Panda, tanto la strada è tutta asfaltata. Per fortuna la Panda è abituata a condizioni ben peggiori e la strada si è poi rivelata una delle più belle in cui io abbia mai guidato. I followed you into the heart. Tu quando fai le passeggiate nel bosco? No, io non passeggio mai. Ah, attenzione. Io sono sempre motivato quando mi muovo da casa. Vado con un fine. Normalmente quanto tempo rimani per i boschi? Quanto... Ma anche tutto il giorno. Questo è il mio supermercato. Fantastico. Stiamo facendo quella che si può definire quasi un'esperienza di vita, ovvero andare a funghi col ferro. Grande questo. Questo è grande. Per adesso siamo 2-0 per Ferro. E appena siamo arrivati qui, la prima cosa che si percepisce è che vederlo in questo contesto sembra perfettamente integrato, non so come dire. Mi piace perché qua si perde la connessione del tempo, si diventa come un fiore, come un animale. Non si pensa a quello che hai in valle, si trova proprio la libertà. Che cosa abbiamo davanti? Abbiamo una pianta che è molto usata, che si fa l'olio di iperico, si chiama iperico perforatum. È utile per scottature. Vado sempre a cercare qualcosa, sono sempre alla ricerca, quasi tutti i giorni. Fai parte del territorio come un animale, come un fiore. E invece quando eri più giovane, com'è stata brevemente la tua vita? Che lavori hai fatto? Accudire la stalla, perché mio padre era commerciante in bestiame, un po' imparato dal nonno, che era un guaritore. Ah, wow! È un guaritore di animali. Ho sempre curato gli animali con le piante. Il gambo. Oh, 2 sono qui. 3. Guarda qua. E mi è arrivata una famiglia. Ecco, bravissimo. È venuto bene? Qui questo? Ho fatto boscaiolo, ho fatto forestale anche.
Sempre però lavori... Nella natura. Ok. Questo qui invece blu che cos'è? È il cortico napello. Ok. È la pianta forse più velenosa di tutto l'arco alpino. Ah. Tu invece come alimentazione cosa mangi? Sempre minestre che mi passo io con le mie erbette che raccolgo, o qualche pesce che ho pescato. Ah, vai anche a pescare? Sì, qualche volta sì. Quindi ti capita poco spesso di andare al supermercato? No. In tutti i suoi anni di ricerche a Fero è capitato di fare anche alcuni ritrovamenti speciali. Un giorno girando in una zona ho scoperto che c'erano delle piante fossilizzate. In pochi anni ho trovato 60 tipi di piante, 13 sconosciute alla scienza, risalenti a 280 milioni di anni fa. È la prima volta che vedo il fossile di una pianta. E per te com'è stata la prima volta che hai trovato il primo fossile? Delle grandi emozioni. Io mi chiamo Fero, l'hanno chiamato la Fero Valentigna. No, come l'hanno chiamata? La Fero Valentigna. Quindi hai una pianta intitolata a tuo nome? Sì, ma ha fatto onore, ma sì. Io devo sempre essere alla ricerca, vedere gli animali, che è una bella sensazione. Oh, c'era una biscia, è scappata, c'era una biscia, una vipera. Quali sono stati gli incontri più particolari che hai fatto durante le tue uscite nei boschi? L'anno scorso si presenta un piccolo di orso. Allora mi sono seduto perché ho detto c'è la mamma, bisogna stare fermi. Allora ne arriva un altro piccolo, erano due, sono arrivati a mezzo metro. Wow! Arriva la mamma, mi guarda, io con mani conserte, seduto, tranquillo, mi ha guardato un po'. Sono andati loro. E ci sono invece delle cose che ti fanno paura. Di cosa hai paura? Hai paura di qualcosa? Ho paura degli orsi da due gambe. Cioè gli esseri umani? Gli esseri umani. Ah. Che mi hanno fatto del male sono solo quelli. A me gli animali non mi mai fatto niente. Cosa ti spaventa degli esseri umani? Qual è il difetto principale che noti in loro? L'avidità e la mancanza di rispetto. Questi ultimi anni continua a crescere. È il sistema che porta all'esasperazione. Produrre e lavorare sempre di più per avere sempre di meno. Nemmeno il tempo da fermarsi, da scambiare quattro chiacchiere. La fratellanza non c'è più come c'era un tempo. Se dovessi dare un consiglio invece ai tanti ragazzi che ci stanno ascoltando adesso, che cercano ovviamente anche loro il loro posto come per te il bosco. Il consiglio è di dedicare il loro tempo nella natura, che lì è motivo di libertà. Poi ci siamo salutati e rientrando ero felice all'idea di poter fare da ponte tra questi esseri umani sempre più rari e il resto del mondo. Noi continuiamo il nostro viaggio alla ricerca di persone che interpretano la propria vita in modo diverso, quindi grazie per averci ascoltato, noi ci vediamo al prossimo video.